Chung Kwang-Yung, nato nel 1944 in Corea, è uno di quegli artisti che ha portato l'arte coreana alle vette del sistema internazionale dell'arte, sia dal punto di vista delle collezioni museali che di quelle private e anche dei risultati d'asta. Azione e contemplazione, natura e cultura sono le caratteristiche dell'arte di Chung Kwang-Yung e sono anche le caratteristiche dell'arte coreana contemporanea, quell'arte che è assurta alle vette dell'attenzione mondiale. L'unità di base è data da questo piccolo pacchetto, è l'azione di impacchettare usando delle antiche carte coreane. Il singolo pacchetto è quindi la memoria, perché recano gli ideogrammi della cultura e gli ideogrammi della lingua tradizionale coreana. È memoria ed è identità. È quindi la memoria e l'identità del soggetto, che però in qualche modo viene immediatamente moltiplicata, diventano costellazioni, diventano vie lattee, diventano mari di singole identità. E questi mari di singole identità iniziano a parlare una lingua che non è più soltanto quella coreana, ma è una lingua internazionale, è una lingua che parla della natura. Quindi siamo passati dalla cultura, dall'identità di base, alla natura che è comune a tutti noi. E quindi queste vere e proprie vie lattee, queste costellazioni ci parlano del flusso continuo della vita che scorre intorno a noi. Tant'è vero che i singoli pacchettini non contano più come unità di base, ma contano in virtù del loro appartenersi, del loro fondare un territorio comune che nella prospettiva tridimensionale dell'opera di Chung va incontro all'osservatore e capta lo sguardo di chi si trova a passare davanti al quadro. Tong Bul-jo. Tong Bul-jo è il nome del buddismo coreano, della versione buddista che prende piede in Corea all'inizio del III secolo d.C. Uno dei cardini del Tong Bul-jo è il fatto che il soggetto non esiste se non nell'unione delle sue parti. E queste opere di Chung Kwang-Yung in qualche modo rispondono a quest'idea del buddismo coreano, per cui non vale più il singolo pacchettino, il singolo pacchetto, ma il singolo ha senso solo nell'unione e nel flusso che si viene a creare attraverso il confronto con tutti gli altri, con delle opere che aggettano e che catturano lo sguardo dello spettatore e in qualche modo restituiscono questa energia e questa spiritualità che è insita nel pensiero coreano. Chung Kwang-Yung è un artista contemporaneo che affonda le sue radici, per quel che riguarda la sua opera, nella spiritualità, nell'antica tradizione della spiritualità coreana, eppure riesce a parlare un linguaggio estremamente contemporaneo che curiosamente rispecchia le ricerche della fisica contemporanea, della fisica quantistica. C'è un'equazione, l'equazione Wheeler-DeWitt, che dice che non esiste soggettività se non nell'incontro e nello scambio e nella relazione. Incontro, scambio e relazione è esattamente quello che le opere di Chung Kwang-Yung mettono in atto. Hanno senso, hanno valore solo nelle relazioni che questi piccoli unità di base riescono a stabilire non solo all'interno ma anche all'esterno. Sono quadri che invadono l'ambiente, sono quadri che sono pensati per lo spazio, per l'evasione nello spazio e per cogliere il senso dello spettatore e l'attenzione di chi li guarda. Materia e spazio sono le due caratteristiche dell'arte coreana dagli anni 50 del secolo scorso fino a oggi, due delle caratteristiche che l'hanno resa famosa in tutto il mondo e apprezzata in tutto il mondo. Sono due caratteristiche che ugualmente connotano il lavoro di Chung Kwang-Yung. La materia, una materia che esce dal quadro. Questa è una delle caratteristiche del gruppo, per esempio, Densakwa, che è uno dei gruppi più importanti dell'arte coreana contemporanea. La materia
fuoriesce e invade lo spazio che non è più soltanto lo spazio del quadro, ma è lo spazio di vita dell'ambiente in cui il quadro viene a vivere, viene a respirare. Materia e spazio costituiscono anche i due temi su cui Chun ha avviato la propria opera, e sono temi che si ritrovano nelle configurazioni galattiche che la sua visionarietà mette di volta in volta in atto.